Buongiorno e benvenuti sul canale Arrampicata Golden. Per la prima volta faccio un video proprio da casa, non relato all'arrampicata. Arrampicata Golden ha l'onore di presentarvi una piccolissima tool, non è neanche un'applicazione, è una cosa che ho sviluppato da una mia idea per verificare facilmente se dei programmi comunicano con l'esterno dal tuo PC, cioè se dei programmi trasferiscono dati su internet o ricevono dati da internet partendo dal tuo PC, perché arrampicata golden non è solo tirare tacche e tenere piatte e svase, ma è anche un pochino di know-how informatico. Questa è l'informatica per tutti di arrampicata golden. Lo taglio, questo pezzo lo taglio. Arrampicata golden. Aspetta, ma dove cavolo? Ok, prima di tutto fare stretching nel letto tutte le mattine. Non c'entrava una fava. Stretching nel letto tutte le mattine. Ah, per rimanere giovani. Cavolo, il collo, il collo. Poi tenere queste tacche, ok? Adesso che ho detto un po' di cavolate, devo dire le cose più serie. Serie infinite. Prrr, Matrix. No, scusa. Eh, lo scopo di questo video è presentarvi una piccolissimo, non è un programmino, è un insieme di comandi che ho che ho avuto l'idea di sviluppare, che servono per verificare se il vostro computer è stato spiato, ma non è se il computer è spiato, se ci sono dei programmi o delle app da voi installati che comunicano verso l'esterno e di cui voi non sapete niente. Ovviamente un minimo dovete sapere cosa c'è sul vostro PC, perché se non sapete davvero nulla, nulla avrete. Allora, la prima cosa che volevo fare è vi faccio vedere il programma. Il programma è un insieme, si chiama file batch. Che cos'è un file batch? È un file dove le istruzioni, cioè dei comandi, vengono eseguiti in sequenza, dal primo, poi verso il basso, fino all'ultimo, ma non è importante. I comandi che vengono eseguiti derivano dal vecchio DOS, Disk Operative System, che esisteva prima di Windows. Windows l'ha mantenuto facendolo diventare una shell sia con PowerShell sia con command, e sono dei comandi diretti che tu potresti dare al sistema per verificare. Cioè il tutto deriva dalla mia curiosità di sapere se ci sono dei programmi che comunicano all'esterno. Vi faccio vedere il risultato. Io l'ho fatto qua, questo si chiama così, l'ho chiamato netstat ANO, ANO, ANO non per che abbia a che fare con il buco del culo, scusa, mi è scappato. Eh, ma perché è Analyze Network Oriented, penso sia, e deriva proprio dal comando cmd che si chiama netstat-ano, che ti dice le, le statistiche del tuo network, ma non fatte così. Cosa succede? Quando tu crei un batch, lo metti sul desktop, poi lo lanci, il programma fa esattamente questo. Fa quello che gli dici di fare. Io gli ho detto di scrivere statistiche, questi commenti li ho messi io, statistiche, il command per eseguirlo sul prompt dei comandi di Windows è netstat-ano, e il programma netstat-ano-bat deve trovarsi per forza in questa cartella, perché io non l'ho fatto flessibile, l'ho fatto per me stesso. Se volete copiare il programma io vi lascio tutti i dati in descrizione. CNET-check, premi un tasto per continuare, salva dei file, perché i file che salva sono netstat dettagli, che contiene questo, ok? I risultati vengono salvati in cnetcheck, netstat dettagli e netstat dettagli risolto. Cos'è? Netstat dettagli ti dice, vabbè, data e ora a cui l'avete lanciato, connessione, questa prima connessione 192.168.1 eccetera con le porte
che io volevo un po' oscurare qua, 192 eccetera, e la tua station da dove comunichi tu, questa è casa tua, mentre questi sono i siti, cioè i posti in internet dove vanno, da dove prende o dove manda le informazioni, o prende o invia, non c'è scritto se invia o no. E questo qual è il processo, cioè qual è il programma che sta mandando su questo sito le informazioni. Abbiamo Service Host, che è un programma interno di Windows, poi abbiamo WhatsApp, ChatGPT, Chrome, MS Edge Web 2, che è praticamente Edge di Windows, cioè è un programma interno a Windows che fa funzionare non solo Microsoft Edge ma anche i feed di Windows, e quindi è un programma interno buono, normale, non è un malware o chissà quale virus. E poi abbiamo 8000 istanze di Chrome, e Service Host è un servizio di host sempre interno a Windows. Se volete controllare che sia davvero un programma di Windows eccetera, andate a prendervi ad esempio Service Host exe, fate così lo evidenziate, poi fate CTRL C e andate a cercare con Explora File dove è Service Host, e dovete vedere che nella cartella C Windows 32, qualcosa di relato a Windows. Se ancora non siete paghi, cercate servicehost.exe su Google e dite che cos'è servicehost.exe e lui ti dice che è un programma applicativo di Windows. Se vedete dei nomi strani, ad esempio MS, Edge, WebView, cazzo e mazzo, dici minchia, ma questo è un virus simulato. Fai CTRL C su questo, proprio CTRL C così, poi vai su Chrome, Davide, lo copi, lo incolli, ok? Cos'è? Perfetto. È un file eseguibile che fa parte di Microsoft Edge WebView, vabbè, Edge in pratica, ma non si può togliere perché serve anche ad altre cose di Windows, è integrato in Windows. Ve lo andate poi a leggere cosa serve quello nello specifico. Poi però premi un tasto, siccome questi siti, ma questo ad esempio WhatsApp, BlueStack, che è un mio programma, l'ho installato io, Edge, dove vanno? Che cos'è questo sito? Sta comunicando con un server asiatico che mi ruba i dati, con chissà quale virus? Allora io ho fatto questo, premo un tasto per continuare e ti fa netstat dettagli risolto. Cosa vuol dire? Quello parte da dettagli, che ha solo questo, e fa dettagli risolto. Che cosa si aggiunge? Dice che questo sito qua corrisponde a questo, Microsoft Corporation. In più lo geolocalizza, dice che questo sito qua, ad esempio il primo è Microsoft Corporation in Irlanda, dove? A Dublino. Il secondo, ad esempio BlueStack Service, sta accedendo a questo sito 108 177 96 188 attraverso questa porta. Il sito corrisponde a Google, la nazione da dove parte è Stati Uniti, la città o comunque la provincia è Mountain View, e così va avanti. Ad esempio ChatGPT e Cloudflare è il sito, dove? In Canada, a Toronto. Ad esempio MS Edge Web View 2 eccetera, e Toronto anche lui. Chrome, Google. Se vedete uno di questi siti che vi sembra strano eccetera eccetera, potete lo stesso fare CTRL C di qualsiasi parte che volete. Ad esempio, che ne so, prendete questo sito che è quello di, ok, fai così. Non funziona copia e incolla con il lato destro, ma funziona con CTRL C qua, CTRL C, e ti vai a vedere chi è questo sito. Cosa fai? Lo cromi un attimo e aspetta, scusa, lo cromi qua, vai qua, vai qua e dici chi è? Boom, bad request. Allora tu come fai? Fai CTRL C e poi scrivi trova indirizzo IP. No, IP location per esempio, uno qualsiasi, ci ficchi dentro quello che hai trovato. Se vuoi proprio andare a fare la verifica, che è esattamente quello che fa senza la porta, pam, e ti dice che
lo geolocalizza e ti dice che United States of America, California, Cloudflare. Chi è Cloudflare Inc? Se vuoi vai a cercare chi è Cloudflare Inc e ti dirà che è una compagnia di servizi, ok? Quindi, alla fine di tutto, con il mio programma, invece di fare tutto questo coso, ti dice già che è Cloudflare, cioè che è una compagnia di servizi, puoi già andartela a cercare, qual è il sito da cui parte, che è il tuo, 192, 168, mediamente in Italia sono sempre questi, se è il tuo, la tua Vodafone Station, la tua come si chiama? Team Station e quel cavolo, Team Station o quel cazzo che usi per andare su internet, insomma. Questo è il sito di partenza, questo è il sito di arrivo, cioè dove vanno a finire le informazioni o da dove arrivano le informazioni. Questo è il programma exe, è un programma eseguibile. Gli eseguibili in Windows sono tendenzialmente com, exe, bat, poi ce ne sono net, forse net, bin, no. Insomma, gli exe sono eseguibili e tanto ti basta. Questi sono tutti programmi. Un programma può anche, se io qua leggessi Pippo Pluto Paperino, un nome molto strano, e qua mi spara un sito molto strano, cosa faccio? Vado a cercarmi, innanzitutto faccio girare un antivirus, no? Poi vado a cercarmi dove è memorizzato questo programma, lo vado a cercare con esplora risorse e lo cancello, lo elimino completamente, ok? Poi un tasto per continuare, adesso scusate ma ero finito un attimino lì, allora, tasto per continuare, poi vado dove? Vado qua dove c'era scritto di mettere questo programma che è C netstat netcheck, eccolo qua, e vediamo dentro che abbiamo sia quello netstatano che il bat, poi abbiamo i risultati, risolto e dettagli. Vi faccio vedere risolto, ok? Così, e questo praticamente il vostro screen. Perché fa questo? Perché come si dice, potete andarvi a salvare i risultati di questo volta dopo volta e vi costruite uno storico di tutti i lanci. Perché io non l'ho fatto? Perché era pesante, tutto qua. Però lo faccio su questo, come si chiama? Netstat no, completo. Ok, Netstat completo, vedete che 83k, Netstat completo ha tutti i lanci dentro, cioè non si cancella mai ad ogni lancio, ma ogni lancio viene aggiunto, ad esempio nell'ultimo, gli ultimi che abbiamo fatto, 2025 813, quindi hai lo storico di tutte le volte che hai eseguito il programma e diventa sempre più grande, quindi però non lo risolve, perché a risolverlo ci metteva un po', se io dovevo tutte le volte risolverlo diventava poi lungo, il programma diventava lento e lungo da fare. Che cosa succede se questo diventa troppo grosso, ad esempio? Io tanto l'ho già controllato, come ad esempio questo è 83k, ma dovesse diventare enorme o comunque a te ti rompe le balle, vuoi resettarlo, è molto facile, puoi fare questo. Porca vacca, scusa. Puoi fare questo, lo prendi, testo destro, elimina. Cioè, elimina, fatto. Non c'è più. Quando io poi faccio rigirare il programma, adesso non voglio vedere i risultati a video, quindi do invio, ok, poi ti dice cosa fa: generazione dettagli P dei processi, file intermedio generato, detta, da detta perché ha per forza bisogno di un file d'appoggio, genera dettagli, da dettagli ti fa vedere già i dettagli, così qua, come preview tra virgolette senza, poi li geolocalizza gli IP e ti risolve gli indirizzi IP in nomi comprensibili dagli umani e ti dà il file finale, boom. Poi se io vado dentro, qua, vedete che c'è di nuovo completo, questa volta di 2, perché ho cancellato tutto il mio storico. Questo è lo storico, praticamente uguale a dettagli, ma dettagli si rigenera a ogni volta che eseguo il programma, mentre lo storico tiene tutte le informazioni del programma volta dopo tutti i lanci del programma. Così ho un dubbio che ci sia un programma ricorsivo che mi porta via dei dati, lo lancio tante volte durante il mese
e poi vado a cercare quel programma se ha un pattern, ad esempio se sempre al 10:30 si collega un'azienda, che so, di hacker o statale di spie segrete, avete delle paranoie che vi spiano il computer, così può anche solo, senza nessuna paranoia, voler vedere chi accede a cosa nel vostro computer. L'alternativa non c'è. Io ho provato tanti altri strumenti, tra cui questo, che è complicato da usare, Wireshark. Ho provato questo, Wireless Network Watcher, non fa quel lavoro lì semplicemente. Non ce n'era nessun programma che dava in una schermata: questi sono i programmi che accendono il tuo computer e vanno su questi siti. La cosa più facile del mondo da fare, ma non c'era, quindi l'ho fatto io. Come è fatto questo programma? Arriviamo proprio al dunque, al clou, come si dice il clou. Netsatano bat, sì dai, cerchiamo, no, io apro la copia perché ho il terrore di, ci ho messo un sacco a farlo. Allora faccio così, modifica nel blocco note, bam, questi sono un programma batch. Il programma batch che cos'è? Esegue dall'alto verso il basso, in teoria non dovrebbe fare cose ricorsive, ma poi ho scoperto che potevo anche farci dei cicli for, leggere file, e quindi di fatto è diventato un linguaggio come tutti gli altri, ma un pochino più difficile. È difficile da fare. Echo off vuol dire non mostrare a video, rem vuol dire remark, cioè non viene, è per me. Ok, questi sono i cancelli file delle elaborazioni precedenti, vedi che tranne quello lì, quello dello storico, e poi va avanti, ma non è così grosso, è una paginetta e mezza di programma. Cosa volevo fare io? Volevo condividere con voi questo, ma siccome se lo condivido ed essendo un BAT si attivano tutti gli antivirus del mondo, io faccio così, copio questo, così, faccio copia, lo metto in un file di testo, voi rinominate il file di testo da netstatano.txt a netstatano.bat, comunque non posso chiamarlo col punto bat finale, voi lo chiamate sul punto bat, lo dovete mettere nella cartella cnetcheck, se no non funziona, e se volete avete un programmino fatto veloce che vi controlla tutto. Ora lo faccio, boom. Questo è come sto preparando per voi per condividere. Faccio così, faccio copia, incolla, copia copia, così. No, ma facciamo un diverso, scusate, chiedo venia. Se devo copiare, copio quello che gira sempre, che non so mai se la copia è proprio la copia. Ok, copia 2 la vendetta, vai rinomina, netstat ano, ok? Lo faccio così, non faccio punto bat perché poi si duplica il nome, e poi questo lo faccio per gli antivirus, punto rinomina, ok? Lo chiamiamo punto rino, da rinomina, rename. Modifica l'estensione del file, ok? Punto rino, okay, file rino. Ah, rino sta per rinocerum, davvero. Ok, quando voi ricevete questo, cosa dovete fare? Io ve lo lascio negli appunti questo, così, rinomina da rino a bat, ok? Se non vi fa vedere l'estensione, dovete fare visualizza, mostra, estensioni nome file, perché io l'ho flaggato questo, ma molti per default Windows non ce l'ha, e se non mostri questo non ti fa vedere il punto, cioè questo e questo sono uguali, ma non lo fa. Perché non lo do già a punto bat? Perché altrimenti si attivano migliaia di antivirus, non me lo fa neanche condividere, credo. Per cui ho fatto un netstat rino, questo è solo per voi, per poterlo condividere, non è per la funzionalità del programma. Quindi vado a fare questo, vi metto in descrizione il puntorino è da rinominare da puntorino a punto bat.
Spero che vi sia piaciuto questo video. Ah no, volevo ancora farvi vedere una cosa. CMD, tutto è nato da questo. CMD, net stat meno, questo è quello che può fare il computer da solo, tra virgolette. Ah no, vedi, ti fa vedere tutte le connessioni. Di queste connessioni ce ne sono molte che stanno solo in ascolto, non mandano né ricevono dati. Ci sono quelle che sono established, cioè sono connessioni che sono attive adesso, sono queste. Ok, poi ci sono, sto guardando se ce ne sono altre, ce ne sono alcune che stanno latenti e alcune stanno in ascolto. Io prendo le attive in quel momento, per quelle attive faccio il lavoro che vi ho detto col programma, cioè vado a vedere, mostro solo le attive, vado a vedere questo sito a chi corrisponde e qual è il programma che usa. Vedete che NetSatano non ha il programma. Se tu dovessi fartelo a mano questo lavoro, dovresti andare qua dove c'è il PID. Ad esempio, vuoi sapere chi è connesso a questo sito? Vai con questo PID, ti copi il PID 18304, poi vai su gestione attività, cerchi il PID e vai a vedere che corrisponde a Bluestack Service, perché gestione attività ogni processo ha il suo PID, Personal Identification, non so, mi è venuto super cazzola. Ok, quindi con il PID, che è un codice unico che determina quel, non è che c'è un PID per ogni programma, c'è un PID per ogni programma e per ogni esecuzione di programma, per cui per ogni istanza attiva del programma. Quindi vai con questo PID, scopri che è BlueStack Service, quindi qua potresti scrivere BlueStack Service, è esattamente quello che fa il mio programma. Poi vai su questo sito, vai su Google, lo cerchi e fai, quindi tutto quello che fa il mio programma lo puoi fare anche a mano, però diventa una rottura di coglioni, specie se hai tantissime established. Adesso ce n'erano 4, ma a volte io ne ho 30 e voglio vedere che nessuno mi stia mettendo il naso nel mio PC. Ok, una volta fatto questa cosa qua del command, fare exit, bello command, e torni al tuo programma. Questo è quasi tutto per ora, non è ancora tutto, perché volevo dirvi iscrivetevi al canale YouTube Arrampicata Golden. Non c'è adesso è il primo video che ho fatto di vera informatica, però ce ne sono, guarda, sci, boulder in Falesia. Qua ero impazzito 3 giorni fa, il caldo mi ha dato la testa, sono andato a Capri, ero da solo e volevo scalare il masso staccato che c'è dietro la via, l'imbroglio delle cifre, ma a momenti mi accoppo perché volevo fare quello di sinistra e vabbè. C'è l'arrampicata al Masso dei Vigneti di Resein, non sono sempre solo, qua sono con mio fratello, dei miei amici, questa mia amica. Qua al Rosein sono con una mia amica d'arrampicata, a Purtet con una mia amica d'arrampicata, qua con mia figlia, in palestra quasi sempre solo, ok? E poi blocchi ad Anticapri, è carinissimo, vai in Falesia, non c'è nessuno, ti inventi i blocchi. Qua mia mamma, ho portato mia mamma e mia figlia al parco, Trav sta proprio traverso, Qua ero molto depresso in palestra perché sono ok, e poi c'era un sacco di video, davvero, sia di short che di video. Io preferisco far vedere i video, cioè, guardate. Questa è la mia amica Dalia che è passata da 0 a 7A di blocco in pochissimo tempo, che scalava, è stata molto brava. Poi ok, abbiamo, guarda, non sono 2 video, c'è anche ad esempio come comprare roba da arrampicata su Temu, che fa un po' ridere, però ho comprato il travetto, 10 euro, anche questo, il sacchettino per mettere a posto. Un anno d'arrampicata, poi c'è un sacco di video di palestra, ma sono anche video fuori, Bardonecchia a Parete dei Militi. Qua sto facendo un po' di pubblicità, se vi siete già stufati. Qua sono io quando ero in forma, cos'era? Un anno fa, che ho provato da solo a fare in autosicura 7A, Pathetic Self Belay. Dura un minuto perché piango, poi ci sono Ascendente Orso a Gravere, un 7A bello, bello famoso, il signor Bendonde, un 6C un po' corto. Insomma, vietato tirare a Richiaglio, la falesia di fronte di Richiaglio, poi l'altra falesia di Richiaglio, sì, ce ne sono 2,
Mamma mia quanti ricordi. Qua ero io 2 anni fa, cavolo sembrò 2 anni, sono un vecchietto di 20. C'è la presentazione globale della Parete dei Cervi di Gravere con anche la grotta, che è carino, e fa fresco. C'è un giretto ai Tornetti, un giretto al Ponte del Diavolo. Vi sto facendo un pochino le presentazioni, no? Ponte del Diavolo c'è un pochino di tiri. C'è Anticaprie, che è il posto dove sono andato di più. C'è la Falesia di Avigliana, questa. Ah, c'è anche la Falesia di Salto, che è una falesia per principianti bordo strada, molto carina. Le paretine della ferrata di Pont. Ah, Madonna, ce n'è un fracco. Le placche di Lorenzo, una bellissima falesia chiodata da un mio grande amico, del mio caro amico Stefano, che ha chiodato le placche di Lorenzo in onore di suo figlio, che sono belle, 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 con vicino un torrente e abbastanza fresche d'estate perché stanno all'ombra. C'è persino il Tamagotchi chiodato da Marco, credo, Marco, che è una falesia per super principianti, però è soltanto medie stagioni invernali, adesso fa troppo caldo. Poi c'è anche Special K per Golden Retriever e c'è come comprare alla Lidl. Ma, insomma, ce ne sono tanti di boulder. Arrampicata, ma non è solo arrampicata, qua è caprie, 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 sci, c'è la Golden Retriever così, c'è come fare le trazioni alla sbarra, c'è persino il pollaio, che è una falesia imbucata in Alta Val di Susa, pensate te. Placche del Paradiso, wow. Ah, non mi ricordavo di averne fatti così tanti di video. Beh, iscrivetevi al canale Arrampicata Golden e aiutatemi a crescere. Grazie per avermi seguito e scusate la parte finale di paranoia e, come si dice, autoripensamento.